Concludiamo adesso questa prima lezione del corso dedicata alle norme giuridiche andando a vedere il ciclo di vita della norma giuridica, quindi la nascita e la morte della norma giuridica, andando a vedere chi fa le norme, tutto il ciclo di vita dal momento in cui non esiste fino a quello in cui eventualmente possa essere cancellata dall'ordinamento giuridico e poi come si fa a cancellare una norma dall'ordinamento giuridico. Vediamo innanzitutto chi fa le norme. Chi fa le norme cosa vuol dire? Qui trattiamo l'argomento delle fonti del diritto che sarà oggetto della sezione 2 del corso, quindi lo tratteremo qui ora molto sommariamente perché avremo diverse lezioni nella sezione seconda di questo corso. Le norme le fa la fonte del diritto, cioè chi da quell'ordinamento giuridico è autorizzato a emanare diritto. Qui vediamo scritto il Parlamento, quindi lo Stato che fa le leggi, ma ovviamente non sarà solo lo Stato a emanare norme giuridiche, perché nel nostro ordinamento, tanto per essere brevi, ci sarà non solo lo Stato, ma ci saranno le regioni che in determinate materie possono emanare delle leggi, le leggi regionali, ci sarà il governo che può emanare il decreto legge, ci saranno le province che possono emanare dei regolamenti che ovviamente sono delle norme giuridiche obbligatorie, generali e astratte al pari di tutte le altre norme giuridiche. Per esempio una norma che mi viene in mente per quanto riguarda l'ente provincia è quella della data di apertura e di chiusura della caccia. Questa è una norma giuridica. Ci sarà anche il comune che emana norme giuridiche stabilendo il piano del traffico, stabilendo i sensi unici, stabilendo dove si può sostare con la macchina e dove no. Qui molto semplicemente poi tutto questo argomento delle fonti del diritto, come detto, lo tratteremo nella sezione 2. Qui soltanto per fare il punto e dire che ci sono dei soggetti specifici che possono fare le norme, non chiunque all'interno di un ordinamento giuridico può fare le norme e quindi le norme giuridiche saranno emanate da dei soggetti che l'ordinamento costituzionale di tutti gli stati autorizza a emanare norme giuridiche e quindi la nostra Costituzione, per esempio, autorizza il Parlamento, autorizza le regioni per certe materie, autorizza a emanare dei regolamenti normativi sia le province che i comuni. Quindi qui il concetto innanzitutto da capire è che ci sono dei soggetti determinati che possono fare le norme e che la legge non è l'unica fonte del diritto, ci sono tante altre fonti del diritto all'interno del nostro ordinamento giuridico, all'interno di tutti gli ordinamenti giuridici moderni. Dopo aver visto chi ha la titolarità di emanare norme giuridiche, andiamo a vedere quello che è il ciclo di vita della norma giuridica. E qui vedete i cicli di vita della norma giuridica sono segnati in maniera netta, hanno dei confini netti, nel senso che non solo a livello concettuale ma anche a livello temporale ci sono dei momenti in cui la norma può essere o non essere in vigore. Quindi c'è una prima fase in cui qualcuno dice ma perché non facciamo anche questa norma giuridica qua? Perché non introduciamo lo ius soli? Perché non introduciamo anche il reato, come abbiamo visto nell'articolo 595 del Codice Penale sulla diffamazione, anche anche il comma 3 bis che prevede un ulteriore aggravamento di pena nel caso in cui la diffamazione sia condotta a mezzo di un social network, e questa è la fase della proposta, della discussione, della proposta formale di legge alla Camera o al Senato, del passaggio della legge in commissione e poi l'approdo all'assemblea plenaria della Camera e del Senato, quindi la calendarizzazione del voto. Ecco, questa è tutta una fase di gestazione, la fase della genesi della norma giuridica, dove sì, si parla di quella norma giuridica, ma la norma giuridica ancora nell'ordinamento non c'è, non esiste, quindi nessuno è tenuto a rispettare quella norma, a nessuno potranno essere applicate sanzioni nel caso di mancato rispetto di quella norma, tra virgolette, che è in discussione presso l'organo rappresentativo per poter essere poi o meno approvata. Nel caso poi in cui si arrivi al giorno in cui la Camera e il Senato approvano lo stesso testo di legge, allora in quel caso abbiamo la norma giuridica, abbiamo la nascita, dopo questa fase di gestazione, la nascita della norma giuridica. La norma giuridica viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale perché i cittadini possano prenderne conoscenza
rimane pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giorni. Questo periodo di 15 giorni si chiama vacatio legis, cioè in cui la legge sì esiste ma ancora non è obbligatoria, perché abbiamo questi 15 giorni per poterne venire a conoscenza, per esempio del fatto che non dobbiamo tenere quel comportamento, dobbiamo tenere quell'altro. Passati questi 15 giorni, quindi la norma entra in vigore. A questo punto la norma esiste. La norma esiste e quindi è obbligatoria, generale e astratta, a tutte le caratteristiche che abbiamo visto. Da questo momento in poi e soltanto da questo momento in poi si potranno applicare le sanzioni nel caso di mancato rispetto di quella norma giuridica. Quanto sta in vita la norma giuridica? Almeno che non sia una norma a tempo, come per esempio nel caso di un terremoto si dice lì nella zona terremotata non pagano le tasse per un anno. La norma sta in vigore, diciamo, sine die, può stare in vigore un anno, poi dopo un anno ci sono le elezioni, arriva qualcuno che la pensa diversamente, applica e fa una legge sullo ius soli, poi arriva un altro che cancella la legge sullo ius soli, però finché sta in vigore un anno, 2 anni, 20, 30, 50, la norma è efficace, la norma è obbligatoria e nel caso in cui non venga rispettata si applicano appunto le sanzioni. Può arrivare un momento in cui invece la norma viene cancellata dall'ordinamento giuridico e se accade uno dei fatti che provocano la cancellazione della norma giuridica, a questo punto possiamo dire che la norma non c'è più e quindi da quel momento in poi non saremmo più tenuti a rispettare quella norma giuridica, a tenere o a non tenere quei comportamenti, non potremmo più essere passibili dell'applicazione di sanzioni nel caso in cui appunto tenessimo quei comportamenti che fino al giorno prima erano vietati o erano prescritti come obbligatori dalla norma giuridica. Come si cancella una norma giuridica? Si cancella con un'altra norma giuridica, ovviamente di segno opposto, diversa, emanata dall'ente che ha la titolarità a emanare norme giuridiche in quel campo, diciamo ora per generalizzare, con un'altra legge. La norma giuridica può essere cancellata dalla Corte Costituzionale perché qualcuno, e lo vedremo nelle fonti del diritto, qualcuno ha portato la questione davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale con una sentenza ha detto questa norma per quello che dice va contro questo articolo della Costituzione, quindi io la dichiaro incostituzionale, oppure può essere cancellata attraverso un referendum abrogativo, cioè i cittadini raccolgono 500.000 firme e un giorno, se si raggiungerà il quorum, quindi voterà il 50% più uno degli aventi diritto, nel caso in cui vincano i sì, cioè quelli che vogliono abrogare quella norma, a partire dal giorno successivo quella norma non esisterà più nell'ordinamento giuridico. Facciamo infine il punto riguardo alla cancellazione della norma giuridica di cui abbiamo parlato poco fa con uno schema più chiaro e leggermente più approfondito. Come si cancella la norma giuridica? Abbiamo detto con l'annullamento da parte di una sentenza di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. Ovviamente ci saranno vari modi per far sì che la norma possa essere portata all'attenzione della Corte Costituzionale, ma non è questa ovviamente la sede per approfondire queste modalità, oppure la norma può essere abrogata, la possono abrogare i cittadini promuovendo un referendum appunto abrogativo che è il solo referendum previsto dal nostro ordinamento costituzionale. Il nostro ordinamento costituzionale non prevede un referendum propositivo, cioè un referendum attraverso il quale i cittadini possono far entrare in vigore una norma giuridica, ma possono solo attraverso questo strumento cancellare una norma già esistente. Tramite la raccolta di 50.000 firme i cittadini possono soltanto far sì che il Parlamento poi possa discutere una proposta di legge, ma non proporre un referendum propositivo perché appunto questo strumento non è contemplato nel nostro ordinamento costituzionale. Oppure la norma può essere abrogata dal Parlamento con un'altra legge, qui possiamo dire anche dalla regione con un'altra legge regionale, dalla provincia con un altro regolamento provinciale, dal comune con un altro regolamento comunale.